Bene, dopo un bel po' di tempo che non ne facevamo uno, oggi facciamo un altro confronto tra quale conviene economicamente nell'arco di 10 anni tra elettrico e benzina, per la precisione con Fiat 500. Prima di tutto devo fare una piccola premessa che mi serve assolutamente. Metti like al video assolutamente, che è super gradito. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e mi raccomando segui il video fino alla fine. Casomai se ti può piacere YouTube potrebbe proporre questo video ad altri utenti, così cresciamo insieme e casomai speriamo in un futuro vicino, se siamo sempre di più, tutti i dati, tutti i test, anche per quanto riguarda la tecnologia, per testare con mano, con tempo e con cura, e tutti i dati che servono per poter fare questi tipi di confronti, forse potrei farli sulla mia pelle senza andare a prendere dati di terze parti. E se lo fai, grazie mille. Parliamo subito dei dati. Come negli altri video che ho fatto, che comunque vi lascio come detto prima qua sopra le schede come Twingo e Opel, devo dirvi un po' di dati che ho considerato questa volta perché è cambiato qualcosina rispetto alle altre volte e si devono fare ovviamente delle premesse. Per quanto riguarda i costi, come ad esempio quello della benzina, era abbastanza prevedibile che i costi aumentavano durante il corso del tempo ed è effettivamente così. In effetti non ho più considerato l'euro e 40 che consideravo precedentemente, ma per ovvie ragioni ho dovuto considerare 1,50 euro, stando anche abbastanza basso, tenendo conto che il prezzo sicuramente si alzerà ulteriormente e andrà ai livelli prima del Covid in pratica. Quindi questo dato 1,50 euro l'ho preso semplicemente, come faccio ogni volta, dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove ci sono tutti i dati con i grafici dei prezzi del gasolio eccetera. Invece per quanto riguarda il prezzo della elettricità, visto che si parla di elettrica, l'ottica in cui faccio questo tipo di confronti è quello di avere per esempio una seconda auto di famiglia che si vuole sostituire vecchia e che solitamente in famiglia si ha un garage. Proprio per questo ho considerato come prezzo dell'elettricità medio, perché purtroppo la differenza tra nord e sud, sia per quanto riguarda elettricità che anche per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, è bella sostanziale. Per quanto riguarda l'elettricità, dicevo che ho considerato 0,25 euro ogni kilowatt, e anche solitamente questa seconda auto di famiglia solitamente si può utilizzare nel tragitto casa-lavoro, casa tempo libero e perché no anche quel piccolo giro fuori porta nel weekend. Come le altre volte non ho considerato l'assicurazione, perché è un valore che è strettamente personale, perché ci sono veramente troppe variabili che cambiano di persona in persona e anche in base alle esigenze, ma sappiate che il prezzo dell'assicurazione, come sempre ribadisco, è delle auto elettriche è minore tra il 10 e il 30% rispetto ad un'auto termica. Per quanto riguarda il tagliando, solitamente di media sto parlando, si fa ogni 2 anni con un costo per quanto riguarda il termico di 200 euro. Invece per quanto riguarda l'elettrico, la stessa Fiat sul suo sito ci dice che il tagliando per un'elettrica può costare meno del 35% rispetto ad un'auto termica. Quindi ho preso semplicemente alla lettera ciò che viene detto dalla stessa Fiat e ho fatto semplicemente il 35% di sconto tra virgolette rispetto ai 200 euro del termico, che vengono quindi per il tagliando dell'elettrico 130 euro, e secondo me questo valore è un pochino alto rispetto anche alle altre auto che abbiamo già visto. Quindi vabbè, comunque lo teniamo buono così perché è la stessa Fiat che ce lo dice alla fine. Per quanto riguarda il bollo si deve precisare una piccola cosa. Ovviamente per quanto riguarda auto elettriche i primi 5 anni non si paga il bollo, dopodiché si paga soltanto il 25%. Invece per quanto riguarda la 500 hybrid che ho considerato in questo confronto, che per me è una finta ibrida perché per l'amor di Dio ha un motore piccolo da 5 cavalli, però insomma che fa. Questi qua sono
cose mie, quindi non ascoltatemi. Qua la differenza può esserci in diverse regioni, ma soltanto 2-3, come ad esempio in Veneto c'è qualche esenzione, come ad esempio qua in Veneto per i primi 3 anni, se non ricordo male, le ibride che siano mid, full o plug-in non pagano il bollo, però per la maggior parte delle regioni questa, diciamo, suddivisione non c'è, quindi ho considerato semplicemente come se fosse questa Fiat 500 Hybrid come un'auto a benzina classica alla fine. Quindi su questo punto di vista vi consiglio di andare a vedere sul sito della regione in cui vivete, insomma. Ovviamente in tabella successivamente vedrete un range di costo del bollo, perché come detto prima il costo del bollo varia da regione a regione, quindi ogni regione ha un suo prezzo tra virgolette fisso per kilowattora, quindi ho dovuto mettere questo range approssimativamente. Un altro punto su cui voglio soffermarmi è quello perché non ho considerato Fiat 500 GPL, che secondo me vi state anche chiedendo il perché. Non l'ho considerata perché semplicemente sul sito Fiat c'è semplicemente una schermata con scritto Fiat 500 GPL, non si sa quando, non si sa dove e non si può neanche trovare nelle varie configurazioni del sito. E ho provato anche a chiamare diversi concessionari qua nella mia zona, ma anche in altre parti d'Italia, e addirittura il numero verde Fiat, ma non sono riuscito assolutamente a trovare delle risposte. Quindi niente scheda tecnica, niente dati tecnici, non so neanche la potenza, queste robe qua. Ci troviamo soltanto notizie della Fiat 500 GPL di 5, 6, non mi ricordo, 7 anni fa, però non ci sono dati su cui posso, diciamo, focalizzarmi e avere dei dati concreti e precisi, ma neanche delle prove, quindi semplicemente per questo motivo non l'ho potuta considerare. Quindi Fiat, se casomai stai guardando questo video e vuoi metterci anche a disposizione di noi consumatori la Fiat 500 GPL sul sito, almeno con tutte le sue caratteristiche, configurazioni eccetera, beh, non sarebbe male. Mi sono scordato di dirvi, e forse mi sentite anche male perché è una clip al volo senza microfono, senza niente, quando ho fatto le riprese non ho considerato la Fiat 500 elettrica, quella con la batteria più piccola che costa ovviamente di meno. Non l'ho considerata perché semplicemente i chilometri che fa sono un po' pochini, quindi la configurazione ideale per questo tipo di confronto ho scelto quella con la batteria più grande che costa di meno, quella da 29.900 euro. Bene, ora veniamo finalmente ai conti effettivi. Ricordo che per quanto riguarda i consumi delle auto prendo i vari test fatti dalle varie testate giornalistiche, includendo soltanto loro che hanno fatto una prova di test tra cui autostrada, extraurbano e cittadino, autostrada tra virgolette a 130 all'ora, portando tutto ad un'unica media, come dovrebbe essere il ciclo WLTP, solo che diciamo un WLTP 2.0 by Luca Labate, insomma. Per quanto riguarda la Fiat 500 Hybrid, la media ricavata è stata di 16,29 km ogni litro, quindi i chilometri percorribili con un pieno di serbatoio, che ricordo è di 35 litri, si possono fare 570,1 km. Invece per quanto riguarda la Fiat 500 elettrica, la media ricavata è stata di 17,45 kWh ogni 100 km. I chilometri percorribili con una carica, che ricordo non ho considerato i 42 kW in cui vengono spiaccicati insomma in tutti i giornali e anche sul sito Fiat, ma ho considerato la capacità netta della batteria, che è diciamo il gap che viene effettivamente utilizzato dalla auto, che sono 37,3 kWh. Quindi con una carica e con la media che vi ho detto prima si possono percorrere 213,7 km. Ora veniamo finalmente alla nostra tabellona, non so come potremmo chiamarla. Ricordo che i chilometri percorribili, per facilitare i conti a tutti, sono 1000 ogni mese, quindi ogni anno 12.000, e
in 10 anni di vita dell'auto si dovrebbero percorrere 120.000 km. Per poter fare 1000 km al mese ipoteticamente, la 500 Hybrid dovrebbe fare il pieno 1,75 volte, che sarebbero 61,25 litri, con un costo di 91,87 euro. Invece, per quanto riguarda l'elettrica, dovrebbe ricaricare 4,67 volte, ovvero 174,19 kW di elettricità, con un costo di 43,54 euro. E ora commentiamo insieme questa bella tabella. Come potete vedere, tra energia, elettricità e benzina, insomma, l'una è metà dell'altro, in poche parole. Per quanto riguarda la revisione, sappiamo tutti che purtroppo da quest'anno è aumentato il prezzo. Assicurazione, vale sempre il discorso che vi ho fatto prima, bollo lo stesso. Il tagliando, vedete come alla fine non è, la differenza non è tantissima, e ho messo anche gli incentivi nel caso in cui appunto si rottami un veicolo. Però vi ricordo che per quanto riguarda gli incentivi, quelli statali li abbiamo già visti in questo video, ma molto probabilmente nella tua regione ci sono altri incentivi, come ad esempio quelli in Lombardia, che sono quelli in cui rosico un sacco. Addirittura per l'elettrico vengono predisposti 8.000 euro che si aggiungono agli incentivi statali, per un totale di 18.000 euro, che non sarebbe proprio male. E non come in Veneto, che ho provato a chiamare l'altra volta e mi hanno risposto così. Buongiorno. Sì, salve, volevo chiedere una piccola informazione per quanto riguarda incentivi auto, se e quando casomai ci saranno per la regione Veneto. Si sa qualcosa? Per il momento non c'è niente. Ah, zero? Però sembra che prossimamente qualcosa esca. Come possiamo vedere dal totale, insomma, tra 500 elettrica e 500 hybrid, tra virgolette, la differenza non è così tanta, si differenzia di circa 300 euro ad occhio. I costi sono molto vicini tra di loro nell'arco di tempo di 10 anni, però considerando anche il costo dell'assicurazione, che per l'elettrico è minore tra il 10 e il 30% rispetto al termico, secondo me, se vi fate i conti dandovi questo tipo di base, viene un conto molto interessante, e sicuramente l'elettrica andrebbe a costare ancora di meno. Come sempre, anche qua ho delle mie preferenze. Ovviamente non voglio creare come sempre la discussione se sia meglio elettrico o benzina. Statevi buoni. Ripeto che è semplicemente un confronto per capire quale ci fa risparmiare di più economicamente, ma se devo trarre delle mie considerazioni finali, e se devo considerare appunto come è fatta effettivamente una Fiat 500, che è un'auto prettamente cittadina, sicuramente non per fare viaggi o come prima auto di famiglia, sicuramente è un'auto assolutamente come seconda auto di famiglia, sicuramente sarei più propenso verso l'elettrico, considerando anche di avere tutte quelle agevolazioni che si possono avere in città, come ad esempio parcheggi gratuiti, ZTL, cioè volete andare in centro ZTL, poter parcheggiare dove tutti gli altri non possono parcheggiare, quanto deve essere comodo. E tra l'altro, casomai, sempre più spesso, come ad esempio supermercati, ma anche centri commerciali, addirittura la Media World ho visto, stanno mettendo sempre di più quelle colonnine lente da 22 kW che sono gratuite, quindi se per esempio andate a fare la spesa, attaccate un attimo alla presa di corrente gratuitamente e vi ricaricate anche l'auto mentre andate a fare shopping, spesa, quello che volete, insomma. Quindi ci sono secondo me più vantaggi che svantaggi, ovviamente per l'auto come seconda auto di famiglia, ovviamente non come principale auto, anche perché le percorrenze vanno bene soprattutto come seconda auto, insomma. Tra l'altro considerate che i consumi medi che vi ho detto sono quelli da autostrada, extraurbano e città, facendo tutta una media. Quindi se utilizzate per esempio questa seconda auto principalmente in città o extraurbano, i consumi si riducono ancora di più, quindi tenete bene a mente queste cose che vi sto dicendo. Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, creiamo un po' di conversazione insieme, voglio sapere un po' il vostro punto di vista
se è discordante con il mio o insomma ci devono essere punti di vista differenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, iscrivetevi anche al canale Telegram che qualche volta metto qualche offerta, e anche sul mio profilo Instagram dove metto quei sondaggi dove decidete voi quale confronto fare per il prossimo video. Quindi spero di essere stato esaustivo, noi ci vediamo con un prossimo video e buona continuazione qua su YouTube.